Salve amici e bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. Oggi sono un pochino nel mio luogo dell'anima, il lago che ho vicino casa, non so se si vede con la vegetazione, che poi nella realtà non è neanche un, diciamo, un lago naturale, è un lago artificiale, è un bacino che viene utilizzato per diciamo, risolvere le problematiche della valle per quanto riguarda le alluvioni dell'Arno. Però è un lago meraviglioso, a me piace tantissimo, c'è tutto un percorso a piedi, a me personalmente piace tanto, è un luogo veramente tranquillo e rilassato, io mi ci trovo veramente molto volentieri e consiglio davvero a tutti di avere un luogo un po' in questa maniera che vi rilassa. In questo video parleremo di incentivazione statale. Come sapete era stato promulgato un'incentivazione nuova, ne abbiamo parlato alcune settimane fa, e con 50 milioni di euro che praticamente portava avanti quella era l'incentivazione per l'acquisto delle vetture da elettriche fino anche a termiche, in maniera tale da favorire quelle che erano le vendite nonostante, diciamo, la pandemia. I 50 milioni sono finiti praticamente alla velocità della luce e sono dovuti correre ai ripari. Sono stati stanziati 500 milioni di euro. 500 milioni di euro che sono stati ripartiti però molto differenti da come era stato ripartito precedentemente l'incentivazione. Prima era stato messo tutto praticamente in un grande calderone e come veniva, sono finiti velocissimi. Questi invece sono stati divisi per fasce di inquinanti, quindi guardando l'inquinante grammi per chilometro sono stati divisi. Questo perché? Perché l'idea principale e originale dei legislatori era quella di favorire l'acquisto di vetture a bassa emissione e preservare quello che era il loro, io lo chiamo monte ingaggi, dalle vetture termiche che in questo momento hanno una vendita molto maggiore, un peso molto maggiore nelle vendite come percentuale, e quindi preservarle dalle vetture termiche. Perché sicuramente per quanto riguarderà l'incentivazione le vetture termiche finirà molto prima di fine dicembre. Per quanto riguarda le vetture a bassa emissione non lo so, io credo che possa esserci grandi soddisfazioni. E come vi dicevo nel video passato, chi ha intenzione di acquistare una vettura elettrica, ragazzi, fatelo prima della fine di dicembre, perché non credo che questi incentivi che ci sono ora siano ripetibili in futuro. Questa è stata una cosa particolare, io spero che questo virus si levi dalle scatole, però faccio per dire, non so se troverete in avanti incentivi come questi. Ora guardiamo un po' come sono divisi in fasce, poi guarderemo anche l'incentivazione a quanto ammonta nelle varie fasce e guarderemo queste fasce a cosa corrispondono per darvi un'idea maggiore. Abbiamo 150 milioni di questi 500 per la prima fascia e la seconda fascia, quindi 0,20 grammi per chilometro e 21 grammi e 60 grammi per chilometro. 150 milioni per queste due fasce. 150 milioni per la terza fascia che va da 61 grammi per chilometro a 90 grammi per chilometro e 100 milioni per la quarta fascia che va da 91 grammi a 110. Poi 90 milioni sono stati stanziati di questi 500 per favorire quelli che sono i punti di ricarica e gli ulteriori 10 che mancano sono per piccoli sgravi come scontistiche per quanto riguarda il passaggio di proprietà per chi rottama una vettura e acquista un euro 6. Quindi abbiamo ripercorso quelli che sono questi 500 milioni di euro che sono stati stanziati nel decreto agosto, è stato pubblicato come dicevamo il 15 d'agosto e quindi lunedì dovrebbero essere accreditati sul sito del Mise e quindi sarà possibile ricominciare quelle sono le incentivazioni che come dicevamo finiti alla velocità della luce i vecchi 50 milioni e ora sono stati stanziati questi ulteriori 500. Ora andiamo a vedere un pochino a quanti corrispondono economicamente questi incentivi. Io naturalmente faccio una somma sia dell'incentivo statale che dello sconto obbligatorio, faccio per farvi capire. Per le vetture elettriche sono 8.000 euro di incentivazione statale, 2.000 euro di sconto obbligatorio, totale di 10.000. Almeno capite il senso del mio discorso. Fascia 1, 0,20 grammi, 10.000 euro, con rottamazione 6.000 euro senza rottamazione. Seconda fascia, 21 grammi, 60 grammi, abbiamo 6.500 euro di sconto con rottamazione e 3.500 euro di sconto senza rottamazione. Per la terza fascia abbiamo 3.750 euro di sconto con rottamazione, 2.000 euro senza rottamazione.
e la quarta fascia 3.500 euro di sconto con rottamazione, 1.750 euro senza rottamazione. Quindi avete un quadro. Ma nello specifico questo discorso dei grammi per chilometro a cosa corrisponde? Cioè questa fascia 0,20, 21,60, 61,90 e 90,110 a cosa corrispondono precisamente? Almeno vi do un'idea per la vostra scelta consapevole. L'idea del canale è proprio quella di aiutarvi per una scelta consapevole. La fascia 0,20 è semplicemente le vetture elettriche. Quindi le vetture elettriche hanno questi famosi 10.000 euro di sconto con rottamazione. La fascia 21,60 è la fascia delle vetture ibride plug-in, come potrebbero essere la Kona, poi metterò anche un'immaginina per cercare di farvi capire. La Kona ibrida plug-in, non quelle elettriche. La terza fascia, la fascia da 61 a 90 grammi per chilometro, sono le ibride, generalmente le ibride. La quarta fascia da 90 a 191 a 110, siccome le ibride hanno più tipologia di ibridazione, perché vi ricordo le ibridazioni sono 3: plug-in, full hybrid e mild hybrid. Siccome ci sono più tipi di ibridazione, ci sono anche più tipi di emissioni. La quarta fascia sono ibride e Euro 6. E poi, visto che hanno anche un inquinante un po' più alta rispetto alle altre, l'incentivazione è anche più bassa. Quindi spero di avervi fatto un bel excursus su quelle sono le tipologie di vetture, le scontistiche applicate e anche il fatto che questi soldi sono stati stanziati e dovrebbero essere disponibili già da lunedì. Io, come vi dicevo, spero davvero che tutti coloro che mi seguono e hanno intenzione di acquistare una vettura possono farla già da quest'anno, perché un'incentivazione del genere non credo sia ripetibile. Certo, l'anno prossimo ci sarà sempre l'incentivo per l'acquisto di vetture elettriche, ma sarà di 6.000 euro senza obbligo di sconto. Vabbè, le concessionarie lo sconto l'avrebbero fatto lo stesso, però comunque sia l'incentivo statale è 6.000 euro rispetto agli 8.000 che sono in questo momento. Quindi se volete risparmiare qualcosa, io credo che quest'anno sia davvero il momento giusto di fare questa scelta. Come dicevamo, ormai siamo vicini alla consegna della macchina per il sottoscritto e spero davvero di farvi un buon servizio e farvi dei video specifici sulla vettura, perché ho una grandissima voglia di parlare con voi di Opel Corsa E e di farvi vedere quello che rappresenta avere una vettura elettrica in questo momento. Io non sono uno che fa tanta autostrada, faccio tanta superstrada, faccio strade statali, strade di campagna, perché praticamente il 99% dei miei chilometri, 90 vai, sono in casa lavoro, lavoro casa, faccio sui 100 km al giorno e sono in parte superstrada, in parte strada statale, in parte strada di campagna e praticamente sono due sensi di marcia, ma praticamente la larghezza della strada è poco più di una vettura, quindi il rischio di far saltare lo specchietto è sempre dietro l'angolo. E parleremo della vettura, guarderemo un po' cosa vuol dire averla e sarò felice di condividere con voi tutte quelle che sono le notizie su questa vettura. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio. Ora c'è stato un piccolo bug perché non sapevo dopo 8 minuti con il gimbal la telecamera saltasse, ma cose succedono. E quindi ragazzi io vi saluto, vi ringrazio, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste fatto e noi ci vediamo qua nel prossimo video. Ciao! E sempre forza elettrica, Ciao ragazzi. Vado al lago. Ciao a tutti ragazzi.